Io sono uno storico che mi interessa della Shoah, dall'anno 1944, quando ancora ero rifugiato nella zona extraterritoriale lateranense. Come presentarmi? Sono un ebreo romano che vive a Pisa da molto tempo, ho insegnato infatti nell'Università di Pisa, è uno studioso, e perché no, lo sono, e quindi non lo nascondo. Per essere esatti, io sono nato 2 mesi prima del fascismo, perché io sono del 14 gennaio del 19, il fascismo è del 23 marzo. Insomma, in casa mia madre non si è mai occupata di politica, mio padre è morto che io avevo 2 anni, quindi non avevo né a favore né contro posizioni, però ecco, le leggi razziali mi aprirono veramente gli occhi. Io lavoro come psicologo e come analista junghiano. Io ho avuto la fortuna di avere un maestro già alle elementari antifascista e mazziniano che ebbe su di me una grossa azione di un nuovo modo di vedere le cose, di una concezione molto diversa, ed era stato un personaggio molto coraggioso per essere un maestro delle scuole elementari in pieno periodo fascista. Bene, io allora se vuole che mi presenti, vabbè, io sono Claudia, nata a Volli, sposata veneziana, con nipote di Felice Venezian, e a casa mia mio papà si dichiarava assolutamente anticlericale e diceva di essere ateo, poi ho scoperto che non era vero che era ateo, però era assolutamente non solo anticlericale nel senso dei preti, ma anti-rabbini, tutte queste cose. Io quando voglio fare l'importante dico che sono biblista, ma non so se veramente non è un po' tanto asserire questo su di me. E quando non vuole essere importante? Beh, io sono come attività, sono catechista. Ma veramente non discutevamo perché c'era un'indottrinazione che ci insegnavano nelle scuole, la saggezza del fascismo nei confronti degli altri partiti, nei confronti della democrazia, e quindi è naturale che noi accettavamo senza discutere, perché non avevamo neanche la possibilità di discutere. In casa sentivo i discorsi, mio padre che chiamava il duce ogni volta che lo sentiva alla radio, il buffone, del genere, zii fascisti, uno zio cattolico e la moglie ebrea molto assimilata, erano stati fascisti e invece scoprivano gli aspetti negativi del fascismo e se ne parlava in casa. Forse sarò stato iscritto ai Balilla, però siccome io sono molto pigro fisicamente, non sono mai voluto andare a marce, anzi poi quando ci fu il famoso sabato fascista che bisognava il pomeriggio di sabato andare a marciare, io trovai un trucco perché al gruppo rionale comunicai che lo facevo all'università comunicai che lo facevo al gruppo rionale, non ci sono mai andato. Non dimentichiamo questa radice del fascismo a Trieste che è molto differente dall'origine del fascismo in altri luoghi. La maggior parte degli ebrei borghesi, come eravamo noi, non erano antifascisti, anzi, ma quello l'ho saputo dopo, hanno piuttosto sostenuto il fascismo perché, essendo benestanti, avevano paura del comunismo. Veniamo al lato ebraico e antisemitico della questione. Anche persone che non erano davvero antisemite, persone che simpatizzavano con noi, eccetera, però qualche battuta ce l'avevano sempre, assorbivano. Non a caso Mussolini scelse una città come Trieste in cui c'era un podestà ebreo, Salem,
e fece un discorso roboante in cui disse che ci sarà un antisemitismo diverso a Trieste, delle leggi, nel discorso di Trieste, delle leggi diverse che non colpirebbero direttamente, però colpiranno senz'altro quelli che sono gli ebrei stranieri e quelli che sono antifascisti. E questo era il discorso di Trieste. Io ero in Piazza Unità e fui vestito da avanguardista. Io facevo parte degli avanguardisti, ero capocenturiera, io ero nella Guardia d'Onore quando arrivò Hitler a Roma nel 1938. Quando sono entrato in Parlamento, e in modo particolare dal 91 in Senato, sono andato a guardare gli atti perché volevo vedere se c'era stata almeno una voce contraria alle leggi razziali o a leggi perfide come quella che obbligava i professori universitari a giurare fedeltà al regime fascista. Insomma, reazioni non ce n'erano, non ci sono state. Ci furono categorie che trassero profitto e duole dirlo purtroppo molto spesso tra gli intellettuali. Ci furono molti italiani che rimasero amici degli ebrei, ma molti vigliaccamente si ritirarono di fronte alle leggi razziali e gli ebrei persero il contatto. E quindi proprio l'impressione di stare sotto la cappa di piombo, tutto cambiava, un'altra svolta, un precipizio, perché già c'era stata la svolta del 38 e ora c'era la svolta peggiore, la svolta proprio dell'8 settembre, la svolta del 43, la svolta di una Roma sotto i nazisti. E poi la mattina dopo, purtroppo ho visto io, ero sulla piazza della stazione, ho visto io che c'era un mezzo dell'esercito che sparava verso l'albergo Continentale dove stavano i tedeschi, però era un sottufficiale, un soldato di iniziativa propria, non aveva ordini. Quella è stata una delle cose più gravi, quello di aver lasciato la città completamente alla deriva. In particolare ricordo che ero con i miei amici antifascisti come me, che ci siamo rivolti al comando di piazza per avere le armi e opporci ai tedeschi che erano arrivati a Trieste. Quando i tedeschi sono venuti in Italia, mio papà ha capito subito che bisognava assolutamente scappare, mentre che purtroppo a Roma non hanno capito questo subito, non hanno capito perché erano troppo lontani. E poi questo senso che nessuno ci governava. Chi era responsabile di noi? Tutti, a cominciare da Re, si stavano squagliando da Roma. C'erano degli primi gente iscritta al fascismo, di no, non vi preoccupate perché ci siamo noi che vediamo, ma niente, era nulla. Io mi ricordo che durante le incursioni aeree la gente passava qui sotto, noi stiamo vicini a San Pietro, gridando dal Papa, e andavano a rifugiarsi sotto il colonnato del Bernini. Roma città aperta, le due cose si combinavano, la dichiarazione di una Roma città aperta e la presenza del Vaticano e del Papa. Discorsi che sentivo, ma a Roma non può succedere perché a Roma ci sta il Papa, con Roma avranno un occhio di riguardo, Roma è diversa, d'altronde il governo fascista poi è a Salò, non è a Roma, si confidava molto, si sentiva molto questa presenza ritenuta protettiva del Papa.